Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. Per questo video ho scelto di parlarvi di un calciatore che, seppur giovane, è stato autore di un gol che sarà ricordato nella storia del calcio. Mi riferisco al gol in rovesciata segnato nel novembre del 2023 da Alejandro Garnacho nella partita tra Manchester United ed Everton. Tanto è bastato per far diventare l'argentino, ma nato in Spagna, un calciatore di fama internazionale. Garnacho, è bene dirlo, è un 2004, dunque si tratta di un giovanissimo e l'età va sempre tenuta in grande considerazione quando si esprimono giudizi sulle caratteristiche tecniche di un calciatore. Fondamentalmente bisogna giudicare Garnacho per il calciatore che è, non per quello che potrebbe diventare. E questo è un discorso che vale anche per la valutazione economica del ragazzo. Tra un attimo parlo delle skills di Alejandro Garnacho, ma come sempre mi preme di invitarvi a iscrivervi al canale. Per chi lo desidera c'è anche la possibilità di abbonarsi. Come detto, Garnacho è un 2004, è arrivato a 16 anni all'Academy del Manchester United e fin da subito si è messo in mostra riuscendo ad arrivare in prima squadra. La prima panchina credo sia arrivata nel 2022 e sempre quell'anno ha fatto l'esordio in Premier League giocando poi una manciata di minuti. L'allenatore era Ralf Rangnick. L'anno successivo sulla panchina del Red Devils arriva Ten Hag che gli concede un discreto minutaggio ma non punta mai su di lui nello starting 11, cosa che invece è successo nella maggior parte dei match dello scorso campionato. Qualcosa di simile sta succedendo nella stagione in corso, anche in questo caso è bene ricordare che Ten Hag è rimasto in panchina fino alla fine di ottobre, momentaneamente sostituito da Van Nistelrooy in attesa che poi arrivasse l'accordo con Amorim. È evidente che il tecnico portoghese non considera l'argentino un elemento fondamentale per il suo gioco, lo ripeto ancora una volta, stiamo parlando di un calciatore di 20 anni, ma andiamo al focus del video. Però vi chiedo di cancellare dalla mente il gol in rovesciata di Garnacho, non lo si può giudicare per quello. Come ruolo Garnacho ha giocato principalmente alla sinistra, ma chi ha seguito lo United ha visto come l'argentino possa giocare anche a destra o in posizione centrale. È di piede destro, in campo dimostra di avere grinta da vendere, è generoso, sempre disponibile a rincorrere gli avversari. Non è uno che si risparmia, si inserisce tantissimo in area di rigore e calcia moltissimo in porta, cerca il dribbling. Insomma, tutte queste cose inevitabilmente catturano l'attenzione dei tifosi e appassionati. Se poi ci ricordiamo sul citato gol in rovesciata, arriviamo alla conclusione che Garnacho è un fenomeno che vale almeno 70 milioni. Io invece vi dico che oggi Garnacho non vale 70 milioni e neanche 50. Un giorno probabilmente li varrà quei soldi, magari anche di più, ma non oggi. Su Garnacio c'è tanto da lavorare, ci sono parecchie cose da migliorare ed è normale trattandosi di un ragazzo che, attenzione, ha bisogno di un buon maestro che lo aiuti, di un allenatore che lo migliori, che faccia diventare qualcosa di concreto le potenzialità che indubbiamente ci sono. Quali sono questi difetti? Cominciamo con il dire che difficilmente serve palle gol ai compagni e questo dovrebbe essere una delle prerogative di un'ala. I numeri per quanto riguarda i passaggi chiave, gli assist lasciano parecchio a desiderare. Davanti alla porta è tutt'altro che spietato. Si fida sin troppo del suo dribbling, ci prova sempre e quando è in possesso del pallone pensa esclusivamente ad accentrarsi e a calciare in porta. Manca di quella sagacia tattica che gli consenta di leggere il gioco, di posizionarsi o cogliere i suggerimenti di passaggi in base ai movimenti dei compagni. Lui preferisce andare a sbattere contro il muro dei difensori e una volta che si vede chiuso non gli resta altro da fare che calciare in porta, ma difficilmente segna. In precedenza ho detto che Garnacho tira tantissimo in porta. Peccato che questi tiri manchino di qualità, di efficacia. In Premier i difensori conoscono bene le giocate di Garnacho, sanno in anticipo cosa farà con il pallone e per questo spesso riescono a renderlo inoffensivo. La mancanza di imprevedibilità è un problema. Ripeto, Garnacho è un calciatore che sa farsi amare dai tifosi perché è spavaldo in campo, ha grande agonismo, non si risparmia, ma è troppo individualista. Gioca per sé quando dovrebbe giocare per i compagni. A suo favore all'età e delle grandi doti tecniche. Lo ripeto, Garnacho può diventare un grande calciatore.
non arrivi a giocare a 20 anni nel Manchester United per caso, ma devi maturare e crescere sotto il profilo tattico. Non è poco il lavoro da fare su questo ragazzo, ma sono certo che se con lui si avrà la pazienza necessaria e se sarà seguito, instradato da un bravo allenatore, allora un giorno Garnacio avrà un valore anche superiore ai 70 milioni. Cifra che io oggi non pagherei perché appunto puntare su un calciatore dalle grandi potenzialità come Garnacio ha senso solo se il prezzo è proporzionale o poco più a quello che oggi il calciatore può dare. Io concludo qui il video, vi saluto, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale e ci vediamo la prossima volta.